Ciao, sono Silvia e in questo video ti andrò a mostrare come eseguire un progetto maglia con tecnica top-down come questo. Quali sono le particolarità di questa maglia? Prima di tutto è un progetto sviluppabile per tutte le taglie. Partiremo da come creare uno scollo rettangolare, come andare a giocare con gli aumenti, pur mantenendo però una chiusura invisibile, e vedremo poi come eseguire questa lavorazione traforata che rende la nostra maglia un pochettino romantica, ma soprattutto che gli dà questo taglio a campana che la rende indossabile anche dalle più formose. In questo video vedremo la versione estiva di questa maglia, che può essere però trasformata tranquillamente in un progetto invernale cambiando semplicemente tipologia di filato e magari aggiungendo qualche giro di lavorazione qui sulla manica per renderla una manica a 3/4 o anche una manica lunga. Ovviamente ti mostrerò tutti i passaggi passo passo e ti svelerò anche qualche mio piccolo trucco per realizzare una maglia con tecnica top down. Perciò non mi resta che mostrarti i materiali di cui abbiamo bisogno, che sono, vedrai, veramente molto pochi, e ovviamente se ancora non l'hai fatto ti invito a iscriverti sul mio canale per non perderti tutti i prossimi video e se hai piacere a seguirmi anche sul mio profilo di Instagram dove mostro tutte le anteprime dei prossimi video tutorial. Perciò andiamo a vedere la lista dei materiali e iniziamo insieme il nostro progetto maglia. Per questo progetto ho scelto come filato il cotton viscose prodotto in Unione Europea per Merceria Italia Artisan, dove ovviamente potete andare ad acquistarlo. Vi lascio il link al negozio scritto qui nello schermo e nel box informazioni. Vediamone insieme la composizione. Si tratta di un filato 70% cotone e 30% viscosa. È proprio la viscosa a dargli questa screziatura luminosa tono su tono. Io ho scelto questa bellissima variante color azzurro. Ciascun gomitolo pesa circa 100 grammi ed ha una resa di circa 270 metri. Ferri e uncinetti consigliati dal 3 al 4. Vi lascerò la quantità precisa in numero di gomitoli che sono andata ad utilizzare scritta qui sullo schermo. E andrò a lavorare il tutto con un uncinetto numero 4. Partiamo con la struttura del nostro progetto. Ho scelto per la mia maglia uno sprone rettangolare in modo da darvi una suddivisione il più semplice possibile e che possiate adattare in base al tipo di filato e al numero di uncinetto che avete scelto per replicare questo progetto. Uno sprone rettangolare si compone di 6 parti, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e negli angoli ci sono 4 aumenti. Come capire quante catenelle andare ad avviare, come suddividerle in questi spazi e in base agli aumenti? Dobbiamo semplicemente prendere il filato che abbiamo scelto, il nostro uncinetto, e avviare un numero di catenelle che una volta steso sul tavolo e misurate da punta a punta raggiunga una lunghezza di almeno 55 cm. Perché precisamente questa misura? O ancora meglio qualche centimetro in più, perché sappiamo che la misura della circonferenza della testa di una persona adulta è appunto di circa 55 cm. Quindi una volta che noi abbiamo le nostre catenelle e le andiamo a chiudere in cerchio, dobbiamo fare in modo che queste passino agevolmente dalla nostra testa. Per questo motivo dobbiamo avviare un certo numero di catenelle che una volta misurata sia almeno di questa misura, ancora meglio se di 1 o 2 cm in più. Ovviamente se si vuole uno scollo un pochettino più ampio si può tranquillamente andare ad aumentare il numero di catenelle e ovviamente ad aumentare questa misura in centimetri, però al di sotto di questa misura non dobbiamo scendere nel caso di una persona adulta. Una volta individuato il numero di catenelle iniziali, che per me con questo filato e questo numero di uncinetto è di circa 112 catenelle, da questo numero dobbiamo andare a sottrarre 4 catenelle che saranno quelle dei nostri 4 aumenti negli angoli. Il numero che abbiamo ottenuto in questo caso è di 108 catenelle. A questo punto queste 108 catenelle dobbiamo andare a dividerle per 6. Per questo motivo il numero di catenelle che dobbiamo avviare una volta sottratte le 4 catenelle degli angoli deve essere sempre divisibile per 6, perché dobbiamo distribuire in modo proporzionale le nostre catenelle all'interno degli 6 spazi del nostro sprone rettangolare. 108 diviso 6 dà 18 catenelle. Dovrò quindi mettere 18 e 18 catenelle sui due lati corti, che corrisponderanno alle mie maniche, e poi mettere 18 per 2 catenelle sui due lati lunghi, perché i nostri lati lunghi si compongono di 2 pezzi, 1, 2 e stessa cosa anche qui. Quindi avremo 18 per 2, 36 catenelle sui due lati lunghi. Ed ecco che la nostra suddivisione dei punti è fatta.
Aspetto estremamente importante, il numero di catenelle che dobbiamo andare a posizionare su ciascuno degli spicchi deve essere sempre un numero pieno, quindi non possiamo avere numeri con la virgola. Se una volta sottratte le 4 catenelle andate a dividere il numero di catenelle rimaste per 6 e vi viene un numero con la virgola, vuol dire che dovete andare ad aggiungere o a togliere qualche catenella in modo da avere un numero pieno. Ad esempio 18,5 non sarebbe stato un numero di catenelle adatto ad essere distribuito sul nostro sprone. Quindi è molto importante avviare un numero di catenelle di almeno 55 cm che, una volta sottratte le 4 catenelle per gli aumenti, sia divisibile per 6 e lo andiamo a distribuire sul nostro sprone. Questo procedimento potete adattarlo a tutte le taglie perché la partenza del nostro progetto è uguale per tutti, andremo semplicemente a sviluppare taglia più grande o più piccola facendo semplicemente degli aumenti durante la nostra lavorazione. Quindi la partenza è uguale per tutte le taglie e questo procedimento di calcolo potete adattarlo a qualunque filato e a qualunque numero di uncinetto. Un'ultima particolarità per questo progetto: nella parte inferiore avete visto che c'è una lavorazione traforata. Per poterla realizzare dobbiamo fare in modo che sui nostri 2 lati lunghi il numero di catenelle iniziali sia un multiplo di 4. Cominciamo quindi andando ad avviare le nostre 112 catenelle. Realizzate quindi le nostre 112 catenelle, dobbiamo andare a chiuderle in cerchio. Dobbiamo prestare attenzione a un particolare: le catenelle devono essere tutte rivolte nello stesso verso, perché se noi chiudessimo a cerchio e le nostre catenelle avessero una torsione, anche il nostro lavoro poi verrebbe ritorto e quindi dovremmo poi smontare la chiusura e andare a ripeterla. Quindi mi accerto che le catenelle siano tutte nello stesso verso, dopodiché vado all'interno della prima catenella che ho lavorato, entro con l'uncinetto e vado a chiudere in cerchio le mie catenelle con un punto bassissimo. Ovviamente ci dobbiamo accertare che questo numero di catenelle chiuso a cerchio passi agevolmente dalla nostra testa. Se così non fosse, dobbiamo seguire le spiegazioni che vi ho dato poco fa per quanto riguarda il calcolo delle catenelle e la misura in centimetri. Cominciamo quindi con il primo giro di lavorazione. La prima parte della nostra maglia viene lavorata tutta a punto alto, quindi nella prima maglia dobbiamo andare a sostituire una maglia alta facendo una combinazione di punti. Rientriamo all'interno della stessa maglia dove abbiamo chiuso con un punto bassissimo e realizziamo una maglia bassa e a seguire 2 catenelle. Questa combinazione maglia bassa e 2 catenelle sostituisce la prima maglia alta. Aggiungiamo 2 catenelle dette catenelle di separazione e all'interno della stessa maglia dove abbiamo lavorato il punto basso dobbiamo lavorare un punto alto, quindi filo sull'uncinetto, rientro nella stessa maglia e lavoro un punto alto. Quello che abbiamo appena realizzato è un punto V che corrisponde al primo dei nostri 4 aumenti negli angoli, che è formato da una maglia bassa e 2 catenelle che sostituiscono il primo punto alto, 2 catenelle di separazione, una maglia alta nello stesso punto. Proseguiamo adesso andando a lavorare la prima manica, che è composta da 18 maglie alte. Quindi senza saltare nessuna catenella, a partire dalla catenella seguente vado a lavorare una maglia alta per 18 catenelle, in modo da ottenere 18 punti alti. Vado quindi nella catenella seguente, lavoro un punto alto e faccio lo stesso in ciascuna catenella per 18 catenelle. Completate le 18 maglie alte, abbiamo terminato la prima manica. Dobbiamo andare a realizzare il secondo dei 4 aumenti. Nella catenella successiva, filo sull'uncinetto, lavoriamo un punto alto, 2 catenelle di separazione e nella stessa catenella un'altra maglia alta, creando così nuovamente un punto V. Dobbiamo adesso lavorare il primo dei 2 lati lunghi, composto da 36 punti. Quindi filo sull'uncinetto senza saltare nessuna catenella,
Nella catenella successiva lavoro la prima di 36 maglie alte. Lavoro una maglia alta per 36 catenelle sottostanti, ottenendo così 36 maglie alte. Dopo le 36 maglie alte dobbiamo andare a realizzare un altro aumento, quindi un altro punto V. Nella catenella successiva lavoriamo maglia alta, 2 catenelle di separazione, maglia alta nello stesso punto. Completato il nostro aumento, passiamo a lavorare la seconda manica, composta anch'essa da 18 maglie alte. Vado quindi nella catenella successiva e lavoro la prima di 18 maglie alte. Completata la seconda manica, dobbiamo fare l'ultimo dei nostri 4 aumenti. Andiamo nella catenella successiva e ripetiamo la sequenza del punto V. Maglia alta, 2 catenelle di separazione e maglia alta nello stesso punto. Completato quindi l'aumento, ci resta da lavorare il secondo lato lungo, che corrisponde alla parte retro della nostra maglia. Anch'esso è composto da una maglia alta da lavorare nelle prossime 36 catenelle, per un totale di 36 maglie alte. Se abbiamo lavorato in modo corretto, alla fine del secondo lato lungo non ci avanza nessuna catenella. Dobbiamo semplicemente andare a chiudere questo giro. Ma in quale punto dobbiamo andare ad agganciarci? Se ci ricordiamo, a inizio giro abbiamo fatto una maglia bassa e 2 catenelle che sostituivano il primo punto alto. Dobbiamo andare ad entrare con l'uncinetto nella seconda catenella che abbiamo fatto subito dopo il punto basso. Quindi individuo la seconda catenella, vi entro all'interno, prendo il filo e chiudo tutto con un punto bassissimo. Abbiamo così completato il primo giro di lavorazione. Se appoggiamo il progetto sul tavolo possiamo vedere come i nostri 4 aumenti vadano adesso a definire la forma rettangolare del nostro scollo. Cominciamo quindi il secondo giro di lavorazione. Abbiamo chiuso con una maglia bassissima nella seconda catenella iniziale. Dobbiamo iniziare questo nuovo giro e inizieremo anche tutti i prossimi giri all'interno del punto V che abbiamo lavorato qui. Dobbiamo quindi entrare dentro lo spazio, passare sotto le catenelle, prendiamo il filo e realizziamo un punto bassissimo, ritrovandoci così esattamente al centro del nostro punto V. Dobbiamo andare a ripetere un aumento all'interno di questo spazio. Per fare questo andiamo a realizzare la maglia bassa e le 2 catenelle che sostituiscono il primo punto alto. Ripassiamo sotto il nostro arco di catenelle, prendiamo il filo, lavoriamo la maglia bassa e le 2 catenelle per sostituire il primo punto alto. Facciamo le 2 catenelle di separazione, carichiamo il filo, passiamo all'interno dello spazio, portiamo fuori e lavoriamo un punto alto. Abbiamo quindi fatto un aumento dentro all'aumento sottostante. Come si prosegue? Dobbiamo andare a lavorare una maglia alta sopra ciascuna maglia alta che ci si presenta. La prima è subito qui. Carico il filo, entro nella maglia e lavoro una maglia alta. Faccio lo stesso per tutte le maglie alte che mi si presentano fino ad arrivare all'altro punto V. Lavorata una maglia alta su ciascuna maglia alta, questo sarà il risultato. Arrivati al punto V vi faccio notare un dettaglio: l'ultima maglia alta che lavoriamo cade esattamente sopra la maglia alta che compone il punto V sottostante. Se vi ricordate questo dettaglio non sbaglierete sicuramente il numero di maglie alte da lavorare per ciascuno spicchio. All'interno del punto V dobbiamo andare a lavorarne un altro, quindi carichiamo il filo sull'uncinetto, passiamo dentro
allo spazio generato dalle 2 catenelle, lavoriamo un punto alto, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, ripassiamo nello stesso spazio e lavoriamo la seconda maglia alta, realizzando così un punto V dentro l'altro. Proseguiamo lavorando una maglia alta su ciascuna maglia alta che ci si presenta fino all'altro punto V, dove andremo a ripetere gli stessi passaggi. Lavoreremo una maglia alta dentro lo spazio, 2 catenelle di separazione e una maglia alta sempre nello stesso spazio. Proseguiremo in questo modo per tutto il nostro giro, lavorando ovviamente una maglia alta sopra ciascuna maglia alta. Lavorate tutte le nostre maglie alte e i nostri aumenti creando dei punti V, siamo alla fine del giro. Vi faccio notare un dettaglio importante. Abbiamo detto di dover lavorare una maglia alta sopra ciascuna maglia alta che ci si presenta. Qui alla fine del giro abbiamo questa combinazione di punti, maglia bassa e 2 catenelle, che corrispondono a un punto alto. Quindi in corrispondenza di questa maglia noi dobbiamo lavorare ancora una maglia alta prima di andare a chiudere il giro. In che punto dobbiamo però entrare per lavorare questo punto alto in modo da non saltare la maglia sottostante? Dobbiamo entrare qui, alla base della maglia bassissima che abbiamo fatto per chiudere il giro. Quindi carico il filo, entro nel punto, lavoro una maglia alta e adesso siamo pronti a chiudere il giro perché abbiamo lavorato veramente tutte le maglie alte. Entriamo nella seconda catenella che abbiamo fatto all'avvio di questo giro e chiudiamo con un punto bassissimo. E abbiamo così completato il secondo giro di lavorazione. Il terzo giro e tutti i giri successivi iniziano e si svolgono esattamente come quello che abbiamo appena fatto. Quindi facciamo un punto bassissimo all'interno del punto V, all'interno dello spazio lavoriamo un punto basso, 2 catenelle, 2 catenelle di separazione, una maglia alta sempre dentro lo spazio, creando nuovamente un punto V e andiamo a lavorare una maglia alta su ciascuna maglia alta che ci si presenta e davanti ad ogni punto V andiamo a lavorare all'interno maglia alta, 2 catenelle, maglia alta. A fine giro, molto importante, dobbiamo ricordarci che su questa maglia alta dobbiamo sempre lavorare un punto prima di andare a chiudere il giro, altrimenti salteremmo un aumento e il nostro lavoro verrebbe storto. Questi sono quindi tutti i passaggi che dobbiamo ripetere per i prossimi giri. L'avvio e la chiusura sono esattamente gli stessi. Si lavora una maglia alta sopra ciascuna maglia alta e sempre all'interno dei punti V si genera nuovamente un aumento composto da maglia alta, 2 catenelle, maglia alta. Importantissimo, ricordate sempre la maglia alta qui alla fine del giro prima di chiuderlo con un punto bassissimo. All'avvio del giro abbiamo fatto maglia bassa e 2 catenelle in modo da sostituire il primo punto alto. Questo genere di chiusura può essere anche sostituito andando a realizzare direttamente 3 catenelle, ma secondo me con questa combinazione di punti la chiusura rimane ancora più mimetizzata e non si noterà una volta che il lavoro è finito, però è a vostra scelta. Potete trasformare la maglia bassa e le 2 catenelle direttamente in 3 catenelle, ma io vi consiglio di seguire i passaggi che vi ho mostrato. Dobbiamo quindi continuare ripetendo questi passaggi che vi ho mostrato, apertura, chiusura giro, maglia alta e aumenti, fino ad ottenere un pannello come questo, che ovviamente, come potete vedere, non sta all'interno dell'inquadratura, perciò andiamo a piegarlo a metà. Questa sarà la parte superiore del nostro progetto. Come capire quando è il momento di smettere di aumentare per andare a creare lo spazio delle maniche? Ci basta semplicemente giocare un pochino con le misure. Ho lavorato per circa 16 giri e ho ottenuto queste misure in centimetri. Da angolo ad angolo 47 centimetri e dalla spalla in giù come altezza circa 21 centimetri, e queste misure per me sono perfette e posso andare a chiudere le maniche. Dobbiamo andare a giocare con le misure. La misura da angolo ad angolo deve andare a corrispondere in centimetri alla misura da sottomanica a sottomanica di una qualsiasi maglietta o capo di abbigliamento che portiamo di solito, e stesso discorso dalla spalla in altezza.
Queste due misure ci permettono di capire quando è il momento di chiudere il nostro progetto. Ovviamente se abbiamo anche la possibilità di provarlo indosso, siamo ovviamente facilitati. La misura da angolo ad angolo, che corrisponde a sottomanica e sottomanica, è altresì la misura del nostro giro torace, che è la parte più ampia appunto del torace. Questa misura, che per me corrisponde a 47 cm, una volta raddoppiata, corrisponde precisamente alla circonferenza torace. Quindi vi basta semplicemente prendere una maglietta o comunque un capo che avete in casa, o anche semplicemente prendere queste misure direttamente su voi stesse, prendendo la misura della parte più larga del torace e l'altezza dalla spalla allo stesso punto. E queste misure da sottomanica a sottomanica corrispondono da qui a qui, mentre l'altezza dalla manica al sottomanica è questa. In questo momento le misure che io vi ho dato sono precisamente corrispondenti a quelle di una mia maglietta, ma se volessi ottenere un qualcosa di molto più morbido, quindi di un pochettino più largo, potrei andare a lavorare ancora qualche giro e quindi a sviluppare ulteriori centimetri, così da avere un capo non aderente molto morbido, perfetto per l'estate. Ma andiamo a vedere direttamente come si chiudono le maniche su un progetto top down. In questo giro andremo a chiudere le maniche lavorando all'interno di un punto V e all'interno del punto V corrispondente, in modo da unire queste due parti e creare qui lo spazio delle nostre maniche. Abbiamo chiuso come sempre il nostro giro con una maglia bassissima sulla seconda catenella, ma questa volta non ci spostiamo a lavorare direttamente nello spazio. Nella catenella in cui abbiamo chiuso andiamo direttamente a lavorare la maglia bassa e le 2 catenelle. Quindi rientro nello stesso punto, lavoro una maglia bassa e le 2 catenelle. Questo sarà il primo punto del giro di chiusura maniche. All'interno dello spazio lavoro una maglia alta. Dopodiché devo saltare tutte le maglie alte che compongono la manica e andare a lavorare direttamente nello spazio opposto. Questo qui. Faccio combaciare i 2 punti, giro il lavoro e vado a lavorare una maglia alta direttamente all'interno dello spazio. E in questo modo ho chiuso la mia manica. Ovviamente se questa chiusura vi sembra troppo stretta potete andare ad aggiungere delle catenelle. La cosa importante è che le catenelle che andate ad avviare siano un multiplo di 4. Dopodiché si prosegue lavorando una maglia alta su ciascun punto alto che ci si presenta fino ad arrivare all'altro spazio. Arrivati all'altro spazio i passaggi sono simili. Lavoriamo una maglia alta all'interno del punto V, prendiamo il punto V opposto, giriamo e all'interno dell'altro punto V lavoriamo un punto alto. Ovviamente se dall'altra parte avete fatto delle catenelle dovete farle anche da questa parte dello stesso numero. Si prosegue poi con una maglia alta su ciascuna maglia alta, ovviamente sul lato lungo, fino ad arrivare alla fine del giro. Quando arrivo alla fine del giro devo andare a chiudere come sempre con una maglia bassissima sulla seconda catenella che ho fatto a inizio giro. Quindi entro nella seconda catenella e faccio un punto bassissimo. Il prossimo giro comincerà con una maglia bassa all'interno di questa catenella, 2 catenelle che sostituiscono un punto alto e andremo a lavorare una maglia alta su ciascuna maglia alta che ci si presenta. Ovviamente se tra una maglia alta e l'altra di quelle che abbiamo utilizzato per chiudere la manica avete fatto delle catenelle, dovete lavorare una maglia alta su ciascuna catenella. Vediamo come si presenta il nostro progetto ora che abbiamo chiuso le maniche. Adesso che abbiamo chiuso i punti sui 4 angoli, abbiamo creato le 2 maniche e la parte centrale della nostra maglia è quella che continueremo a lavorare con tecnica top down. Come vi ho detto, i prossimi giri iniziano sempre con maglia bassa, 2 catenelle e si lavora una maglia alta su ciascuna maglia alta. Si chiude poi come sempre a punto bassissimo sulla seconda catenella. Vi dico questo perché io voglio ancora andare ad aggiungere qualche giro di lavorazione sempre a punto alto, arrivando fino al sottoseno, dopodiché cominceremo con la parte traforata. Se non volete fare ancora altri giri, vi consiglio almeno 1-2 giri sempre a punto alto per andare ad assestare la chiusura, dopodiché potete partire direttamente con il traforato. Subito dopo il giro nel quale abbiamo chiuso le nostre maniche, ho aggiunto altri 9 giri di lavorazione a maglia alta. Vediamo adesso come andare a realizzare il nostro punto traforato.
Quando abbiamo realizzato il giro di maglie alte nel quale abbiamo chiuso le nostre maniche, vi ho detto che se volevate tra una maglia e l'altra della chiusura potevate aggiungere un numero di catenelle multiplo di 4. Perché ho marcato molto questo aspetto? Perché il tipo di lavorazione traforata che andremo a fare ora ha bisogno di avere un numero di maglie multiplo di 4. Può anche accadere nel corso di una lavorazione di questo tipo, magari di perdersi una maglia qua e là e ritrovarsi a questo punto con un numero di maglie che non è multiplo di 4. È una cosa che può accadere soprattutto alle principianti. Come ci comportiamo in questo caso? Ovviamente non andiamo a disfare tutto il progetto, andiamo magari a disfare una o due righe di lavorazione e qua e là posizioniamo degli aumenti, quindi lavoriamo 2 maglie alte nello stesso punto, in modo che arrivati a questo punto della lavorazione ci ritroviamo con un numero di maglie multiplo di 4. Come inizia il nostro giro traforato? Abbiamo chiuso come sempre con un punto bassissimo sulla seconda catenella che abbiamo fatto all'inizio del giro. All'interno di questa stessa catenella dove abbiamo chiuso il giro facciamo semplicemente un punto basso e facciamo a seguire 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo 3 maglie di base, 1, 2 e 3, e nella quarta andiamo a lavorare una maglia bassa. Abbiamo quindi realizzato una sorta di archetto composto da 5 catenelle, abbiamo saltato 3 maglie di base e nella quarta ci siamo agganciati con un punto basso. Ripetiamo gli stessi passaggi, facciamo 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle, saltiamo 3 maglie alte di base, nella quarta ci agganciamo con un punto basso, creando così un altro archetto. Dobbiamo ripetere questi passaggi per tutto il giro. Facciamo quindi il punto basso, 5 catenelle, saltiamo 1, 2 e 3 maglie di base, nella quarta punto basso. Ripetiamo questi passaggi fino alla fine del giro. Arrivati a fine giro, se abbiamo lavorato in modo corretto, avremo 1, 2 e 3 maglie alte che dobbiamo saltare e qui davanti a noi la maglia bassa che abbiamo fatto all'inizio. Facciamo quindi le nostre 5 catenelle, entriamo dentro il punto basso e chiudiamo il tutto con un punto bassissimo. In questo giro andremo a lavorare all'interno di ciascun archetto che abbiamo appena realizzato. In questo momento ci troviamo sopra la maglia bassa, perciò per andare a spostarci all'interno dell'archetto passiamo sotto e facciamo come sempre un punto bassissimo. Ci alziamo poi con 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto. All'interno di ciascun archetto dobbiamo andare a lavorare 7 punti alti. Queste 3 catenelle sostituiscono il primo, quindi all'interno dell'archetto vado a lavorarne altre 6. Considerando quindi le 3 catenelle come prima maglia alta abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 punti alti nel primo archetto. Ci spostiamo nell'archetto seguente, all'interno del quale andiamo a lavorare nuovamente 7 maglie alte. Quindi non ci sono catenelle di separazione, non ci sono punti, si passa direttamente da un archetto all'altro. E questi sono i passaggi che dobbiamo ripetere per tutto il giro. Lavoriamo 7 maglie alte all'interno di ciascun archetto. Dopodiché passiamo al successivo. Chiudiamo poi questo giro con un punto bassissimo nella terza catenella che abbiamo fatto all'inizio. Ci troviamo quindi sopra la prima delle 7 maglie alte che compongono questa sorta di ventaglio. In questo giro dobbiamo però andare a lavorare solamente sulle maglie alte centrali, tralasciando la prima maglia e l'ultima. Trovandoci quindi sopra la prima, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a posizionarci sulla seconda facendo un punto bassissimo. Quindi vado sopra la seconda maglia alta e faccio un punto bassissimo. Mi alzo poi con 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta e faccio una catenella di separazione, quindi un totale di 4 catenelle. Vado poi sulla maglia alta seguente, quindi senza saltare nessun punto, e realizzo un punto alto.
catenella di separazione, maglia alta sulla maglia alta successiva, catenella di separazione e ripeto una maglia alta sulla maglia alta seguente, catenella, maglia alta sopra la penultima maglia alta che compone il nostro ventaglio. Se andiamo a vedere, abbiamo realizzato 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte, separate da una catenella di separazione, e abbiamo tralasciato la prima e l'ultima maglia alta. Questo ventaglio è completo, ci dobbiamo spostare sul successivo. Anche qui dobbiamo saltare la prima e l'ultima maglia alta che ci si presenta. Filo sull'uncinetto, saltiamo quindi l'ultima maglia del ventaglio sul quale siamo, la prima del successivo, e andiamo sulla seconda maglia alta, dove facciamo semplicemente un punto alto, catenella, maglia alta su ciascuna maglia alta, separata da una catenella di separazione, fino a che non arriviamo all'ultima maglia alta del ventaglio, che ovviamente non dobbiamo lavorare, e alla fine avremo 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte. Dovremo poi spostarci sul ventaglio successivo saltando l'ultima maglia di questo ventaglio, la prima, ci agganciamo sulla seconda maglia alta con una maglia alta, catenella di separazione e ripetiamo gli stessi passaggi. Questo è tutto quello che dobbiamo fare in questo giro. Maglia alta sopra la seconda maglia di ciascun ventaglio, catenella di separazione, maglia alta su ciascuna maglia sempre separata da una catenella, saltiamo l'ultima maglia del ventaglio e ripetiamo gli stessi passaggi, in questo modo per tutto il giro. A fine giro chiudiamo con un punto bassissimo sulla terza catenella che abbiamo fatto all'inizio per sostituire un punto alto. Entro quindi nella terza catenella e faccio un punto bassissimo. In questo giro dobbiamo andare a creare una sorta di mini archetto che ci permetterà poi di creare un archetto più grande come quello che abbiamo fatto qui all'inizio della lavorazione traforata, per poter ripetere questi giri tante volte quante vogliamo che si allunghi il nostro progetto. In questo momento siamo sopra una maglia alta. Dobbiamo spostarci all'interno dello spazio tra una maglia alta e l'altra, tra la prima e la seconda in questo caso, e lo facciamo passando direttamente sotto, facendo un punto bassissimo. Dopodiché ripassiamo sotto l'archetto, portiamo fuori il filo e facciamo un punto basso. A seguire ci alziamo con 3 catenelle, 1, 2 e 3. Queste 3 catenelle le andiamo ad agganciare nello spazio successivo tra la seconda e la terza maglia alta. Entriamo nello spazio, prendiamo il filo e facciamo un punto basso. 3 catenelle, andiamo nello spazio successivo qui, passiamo sotto, punto basso, 3 catenelle, ultimo spazio tra la penultima e l'ultima maglia alta sottostante. Abbiamo così creato 1, 2 e 3 mini archetti che ci serviranno poi per formare l'archetto più grande nel prossimo giro. Ci spostiamo direttamente sull'altro ventaglio, tralasciamo questo spazio, andiamo tra la prima e la seconda maglia del nuovo ventaglio e facciamo direttamente una maglia bassa, le 3 catenelle di separazione, punto basso nello spazio successivo, creando così un altro archetto. Per questo giro dobbiamo ripetere questi passaggi. Tra una maglia alta e l'altra di ciascun ventaglio facciamo maglia bassa, 3 catenelle e una maglia bassa, arrivando a formare 1, 2 e 3 archetti. Ci spostiamo sul ventaglio successivo con un punto basso e ripetiamo. Questi sono i passaggi che dobbiamo ripetere per tutto il giro. Realizzato l'ultimo archetto e fatto l'ultimo punto basso, andiamo a chiudere questo giro con una maglia bassissima sulla prima maglia bassa qui nel primo archetto. Adesso per ogni ventaglio ci sono 3 mini archetti.
ci andiamo a spostare nel primo con un punto bassissimo e sempre all'interno del primo facciamo un punto basso. Facciamo le 5 catenelle che avevamo realizzato qui per fare il primo archetto grande. Saltiamo un archetto piccolo e andiamo nel terzo, ultimo, dove facciamo un punto basso. E abbiamo così creato un archetto identico a quello che avevamo fatto qui. Dobbiamo andare nell'archetto seguente, ci spostiamo con un punto basso, 5 catenelle di separazione, saltiamo il secondo mini archetto, andiamo nel successivo, punto basso, nuovo ventaglio, entriamo nel primo mini archetto con un punto basso, 5 catenelle di separazione, saltiamo 1, andiamo nel successivo, punto basso. Dobbiamo ripetere questi passaggi per tutto il nostro giro e in questo modo creeremo lo spazio per andare a ripetere i passaggi che abbiamo fatto qui. 7 maglie alte all'interno dell'archetto e poi si vanno a ripetere i passaggi che abbiamo fatto in questo giro, nel successivo, e per creare un'ulteriore fila sempre di archetti e ventaglietti si crea questo arco di 5 catenelle. Dobbiamo ripetere questa sequenza di giri finché non raggiungiamo la lunghezza che decidiamo del nostro progetto. Io adesso continuo ripetendo questi giri che vi ho mostrato fino ad ottenere la lunghezza che voglio per il mio progetto. Questo è il risultato finale. Ho ripetuto la sequenza di punti che vi ho mostrato per 8 moduli, raggiungendo in tutto una lunghezza da questo punto all'ultimo giro di circa 28 cm, proporzionale alla parte superiore del nostro progetto, che dal collo alla parte traforata misura circa 27 cm. Infine, per abbellire il mio progetto, ho aggiunto una delle mie etichette personalizzate che è stata realizzata per me da Fungolabel. La particolarità di queste etichette che vedete gira intorno al progetto. Da una parte c'è la scritta handmade che in questo momento voi vedete al contrario, mentre sulla parte frontale è riportato il mio marchio. Per questa e tantissime altre etichette personalizzate vi rimando a Fungolabel, vi lascio il link al negozio scritto qui sullo schermo e ovviamente nel box informazioni. Ci tengo poi a farvi notare come l'apertura e chiusura a giro che abbiamo fatto per tutto il progetto la rendano praticamente invisibile, rimanendo poi nel sottomanica rimane ancora più nascosta, molto di più che magari iniziare un'apertura e chiusura a giro a metà di un lato lungo o direttamente a metà di una manica, e vedete che poi il tutto si va a perdere ancora di più nella parte con la lavorazione traforata. Siamo quindi arrivati alla fine anche di questo video tutorial che io spero come sempre ti sia stato utile. Abbiamo visto come partendo da uno scollo rettangolare si può andare a giocare sugli aumenti pur mantenendo una chiusura invisibile e andare poi ad eseguire una lavorazione traforata come questa, molto semplice ma che dà un taglio morbidissimo al nostro progetto maglia e che ci permette di indossarla veramente per tutte le occasioni. È un progetto molto versatile, noi abbiamo fatto una versione estiva, ma cambiando il filato con un filato invernale può diventare un ottimo progetto per la prossima stagione, magari aggiungendo qualche giro di lavorazione sulle maniche. Ti ricordo che questo filato è disponibile da Merceria Italy Artisan, ti serviranno solamente 3 gomitoli di cotton viscose e se ancora non l'hai fatto ti invito a iscriverti al mio canale per non perderti i prossimi video e se ti fa piacere ovviamente a seguirmi sul mio profilo di Instagram. Se questo video ti è piaciuto, se ci sono delle domande o qualunque cosa, lasciami un commento qui sotto e ovviamente fammi sapere se hai apprezzato questo tipo di tutorial lasciandomi un bel pollice in su. Non mi resta quindi che augurarti buona creatività e ci vediamo molto presto in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube.